Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. PostGP ormai sta diventando un appuntamento fisso e irrinunciabile. Come avrete visto dai titoli precedenti e soprattutto anche da questo, cerco di soffermarmi di più su degli aspetti un po' interessanti, più che della gara in sé, perché parliamoci chiaro, il buon Marquez, a parte lo 0 per un problema tecnico ad Austin, è di un altro livello, purtroppo. Ma appunto, tornando al titolo, vorrei fare un focus proprio su quello, ma subito dopo la sigla. Ed eccoci qui, ma a cosa mi riferivo con quel titolo? Allora, ho visto un sacco di volte... un sacco di volte ho visto come i piloti, principalmente quelli del mondiale che sono esposti più mediaticamente rispetto a tutti gli altri, vengano attaccati in malo modo dopo pochissimi mesi magari di scarsi risultati. E soprattutto quelli più presi di mira, ovviamente, sono quelli con più ego, più carattere e via dicendo. Un esempio lampante può essere Lorenzo o anche un Iannone, ma quelli sono casi limite e dal mio punto di vista ci sono delle buone ragioni sia da una parte che dall'altra, però vabbè, non starò qui a entrare nel merito. Quello su cui mi voglio concentrare oggi è Quartararo. Perché? Perché questo ragazzo è arrivato dal CEV, dove era considerato già ai tempi con contratto HRC, prima ancora di arrivare nel mondiale, un fenomeno senza se e senza ma. E addirittura, non so se vi ricordate, avevano cambiato i regolamenti solo per lui in quell'anno, dove per correre nel mondiale, come qualcuno saprà, bisogna avere 16 anni. E ai tempi lui ne aveva 15. Però hanno fatto la regola per la quale se uno vince il CEV Moto3 può correre nel mondiale anche se non ha raggiunto quell'età. E ovviamente lui, dato che era lanciatissimo per vincere il CEV, avrebbe goduto di questo vantaggio, cioè essere nel mondiale un anno prima. Ma cosa è successo? Avendolo buttato lì in un livello estremo di competitività a 15 anni, ragazzi, si è dei ragazzini, si può essere maturi quanto si vuole per quell'età, ma è sempre complicato mantenere sulle spalle quelle pressioni di sponsor, team che vogliono risultati. Ne ho già parlato in altri video. Quindi, dal che tutti si aspettavano dei risultati pazzeschi, in Moto3 il mondiale non è mai decollato, non ha mai fatto quei risultatoni che tutti si aspettavano. E lì ha avuto una spirale di discesa fino ad arrivare in team non ultra blasonati, comunque buoni team, ma non, diciamo, per vincere il mondiale. Da lì la decisione di passare in Moto2, 2 o 3 anni dove non si è visto molto, qualche sprazzo, ma poca roba. Ma in questo arco di tempo cosa è successo? Lui è maturato, ha preso consapevolezza dei propri mezzi, probabilmente ha capito come farsi scivolare addosso le pressioni, le critiche e tutto il resto. Meno esposizione mediatica, perché poi quando esci un po' dai riflettori non hai più quell'ansia addosso, ma semplicemente corri perché è la tua vita e ci provi comunque sempre, come fanno i 40 piloti in griglia. E come ci ricordiamo tutti, l'anno scorso, notizia, Quartararo passa in MotoGP e giù di commenti, piloti con la valigia, sopravvalutati, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, per fare un confronto, Morbidelli sembrava un pilota molto più preparato in quel team lì, cioè avremmo scommesso tutti 10-1 che Morbidelli l'avrebbe palato male ogni gara dandogli 25 secondi appunto a evento. Invece alla fine Quartararo è un bruttissimo cliente per Morbidelli, che ha già un anno in MotoGP e sfiga dopo sfiga ha fatto fatica a concretizzare nelle ultime gare, ma quest'ultima gara ancora ha avuto sfighe. Ma per chi guarda i cronologici e per chi è attento ha visto che da metà gara in poi questo qui girava sul passo di Marquez, e se fosse stato lì davanti non so cosa sarebbe successo, perché tra parentesi, facendo oltretutto i sorpassi, ha fatto il record in gara. Tutto questo giro per dirvi, mi fa sorridere come nel passato, appena c'è stata la notizia del passaggio di Quartararo in MotoGP, subito tutti addosso, poteri forti, valigie piene,
e tutto il resto. Il problema è che chi fa quel lavoro lì, gli scopritori di talenti e team manager soprattutto molto attenti alle crescite dei piloti, perché guardando semplicemente i fogli di carta, leggendo chi è arrivato primo, saremo tutti dei grandissimi scopritori di talenti e dei grandissimi team manager. La difficoltà sta proprio a capire chi ha il talento, quello vero, dentro, ma ancora non l'ha espresso, e cercare di dargli in mano il possibile per farlo uscire. E come sempre dico e cerco di educare, ragazzi, tutti quei piloti lì che sono nel mondiale, dal primo all'ultimo, va bene, qualcuno escludiamolo, ok, ma il 90% sono dei mostri sacri, messi nelle migliori condizioni. Un 20° può essere primo. Il livello lì si misura in 1,5 secondi tra il primo e il 25°. Sapete quanta differenza fa avere un buon team, avere una buona moto, avere un bell'ambiente, essere convinti dei propri mezzi, essere in palla voi stessi con il cervello, essere allenati? Cioè 1,5 secondi è niente. Quindi prima di rompere le balle a uno subito, sai fai schifo, sei arrivato 10°, 5°, 12°, lascia il posto a qualcun altro, in MotoGP non ti meriti di andare, tutti i commenti che hanno fatto appunto su Quartararo l'anno scorso, e di tutti quelli che hanno fatto i commenti nel passato non se ne vede più mezzo, e sono veramente curioso di vedere cosa può fare senza sfighe. Bene, questo era il focus che volevo darvi e ci tenevo, ma adesso andiamo avanti con la gara parlandone un po', perché appunto ci sono delle cose da analizzare e per qualcuno non è un momento buono. Partiamo da quelli sul podio. Marquez, Dovizioso, Petrucci. Marquez, veramente inutile che ve lo dica. Non so se avete visto le qualifiche ieri, dove è anche scivolato. Si è fatto tutto il destro dopo il ponte Dallop di traverso sul bagnato fino a metà curva. L'ho postato ieri nelle stories, non so se l'avete visto. Cioè, altro pianeta. Mi dispiace dirlo, ma altro pianeta. Pensiamo solo se non avesse avuto il guasto tecnico che l'ha fatto cadere in America. Saremmo già qua a parlare di un mondiale chiuso. Speriamo solo che nelle piste veramente positive per Dovizioso riesca almeno a stargli davanti. E il Mugello mi sembra proprio una bella gara per farlo, quindi forza Dovi, mi raccomando. Finalmente Petrux molto bene, un pelo di timore reverenziale verso il compagno, e devo dire giustamente, perché avere un contratto di 1 anno e doverlo rinnovare di qui a 4 gare vuol dire veramente correre ogni volta, cioè sulle uova, anzi sulle uova e dire nulla. Quindi con questa pressione che ha sulle spalle fare una gara del genere, complimenti, soprattutto per la reazione che ha avuto dopo la partenza, perché è stato sorpassato a destra e a sinistra da tutti, si è ritrovato in sesta o quinta posizione, e ritornare su con un bel passo è stato bravo, niente da dire. Quarto Miller, il buon Miller è il peggior nemico di Petrucci, perché con una moto che comunque non è ufficiale è sempre lì che si fa vedere, quindi alla fine penso che proprio il confronto sia fra loro due, e Petrux più volte gli starà davanti più riuscirà secondo me a tenersi la sella anche per l'anno prossimo. Ma Miller è innegabile che uno sia un personaggio, cioè non so se avete visto quando per togliere la ghiaia dalla caduta della scivolata l'ha impennata e l'ha scossa, cioè bellissimo. E soprattutto un manico, perché ricordo ha fatto Moto3, MotoGP, e per tornare anche al discorso di prima che dicevo del sputtare le sentenze troppo presto, gli è servito un pelo di più di adattamento, perché non ha fatto la Moto2, ma poi quando è arrivato, o meglio adesso che sta arrivando, viene visto come uno dei migliori talenti che stanno sbocciando in MotoGP, insieme a Quartararo, Morbidelli e tutti gli altri. Il buon Vale, quinto, lui è il top veramente, perché nonostante non avesse tutta questa velocità durante il weekend, lui riesce sempre a essere nel posto giusto, al momento giusto, niente errori, non è mai nei casini, quindi in queste ultime gare riesce a prendere veramente il massimo con il minimo sforzo. Prima Yamaha, non la più veloce in pista, ma comunque l'importante che prima Yamaha, e a 40 anni dimostra quanto sia forte mentalmente, perché lui arriva in gara e comunque è lì. Viñales a sprazzi di maggior velocità, a sprazzi di maggior, non voglio dire assolutamente talento, perché è normale che uno di 24 anni vada più forte di uno che ne ha 40 alla fine della sua carriera, eppure Vale è quasi sempre davanti, o meglio è molto più costante. Viñales sprazzo warm up o FP1 primo, con titoloni di Viñales vince la gara e poi una goccina d'acqua
una cavolatina, basta, cioè distrutto, perde completamente la bussola. Quindi secondo me per Viñales è il caso di cambiare aria, perché lì Yamaha non lo so, dall'esterno come dico sempre, è complicato giudicare, quindi non c'è cosa migliore secondo me di andare da qualche altra parte e cercare di cambiare qualcosa. Grande Pol Espargaró, sesto, e soprattutto sta dimostrando sempre di più di meritarsi quella moto ufficiale, sta distruggendo su tutta la linea Zarco, che era arrivato in KTM come se fosse il salvatore della patria, prendendo forse il quintuplo di Espargaró come stipendio, e invece giù mazzate ogni weekend. E soprattutto, come si è visto anche a fine gara, grande clima con il team, abbracci, e sono contento che dopo un inizio faticoso in MotoGP sta riuscendo a trovare la sua dimensione con la KTM. Il problema adesso sarà la bega per KTM di capire come gestire questa situazione di un primo pilota ipotetico ultra pagato che non sta dando i risultati sperati, e di un altro pilota invece che è lì da tanti anni, ha lottato per la patria, sta facendo andare forte comunque la moto per quello che si può permettere, e fino all'inizio dell'anno scorso non veniva considerato, nel senso si pensava che con un pilota più forte di poter fare quel salto che mancava. Mi sembra una storia già sentita. A voi vi ricorda qualcosa? Non lo so. Andiamo avanti. Settima e ottava posizione per Morbidelli e Quartararo. Su Quartararo ne abbiamo parlato abbastanza. Morbido, consistente, sempre lì, team privato, quindi gran risultato assolutamente. Il problema sarà appunto quando Quartararo riuscirà a mettere insieme i pezzi e essere lì dal primo momento senza beghe, vedere cosa succederà. Al Mugello può essere già un buon banco di prova. Nono posto per Crutchlow, gara un po' così, sufficienza e via. Decimo posto per Rins, un po' secondo me complicato da tutta la qualifica, da quello che è successo, che si è trovato un po' intruppato nel mezzo, e trovare il ritmo un po' con i vari sorpassi e tutto il resto è complicato. Stiamo a vedere le prossime gare. Undicesimo Lorenzo. Qui iniziano ad essere problemi, perché come il buon Iannone è chiamato a far vedere qualcosa, perché a 16 secondi dal suo compagno di squadra che stravince e addirittura passeggia negli ultimi giri, è una situazione un po' complicata, però si sa, se lui non è a posto al 100% non va, quindi probabilmente è anche inutile stare lì a discutere, perché semplicemente lui non è un pilota che guida sopra i problemi, non è un pilota che anche se la moto non è perfetta dal 100%, finché lui non sente il pieno feeling, niente. Però facendo così è molto più complicato gestire le situazioni un po' spinose, perché se riesci a tirare fuori qualche risultato qualche volta, magari, capito, si ha meno pressione. In questo modo inizia a essere un po' pesante. Ultime posizioni per Oliveira, Sharin e Mir, che abbiamo visto Mir si è esteso alla prima curva nel giro di ricognizione insieme a Abram. Qualcosa di bellissimo. Ci saranno sicuramente meme in giro entro domani. Diciamo solo insufficienza, ne parliamo nel prossimo GP. E per finire, Jan. Bene ragazzi, questo video è finito. Mi sa che sono andato anche un po' più lungo del solito. Mi dispiace, spero che vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuto ieri Sky Race Anatomy. Come vi dicevo, di sicuro ci sarebbero state occasioni, ma era semplicemente un pelo complicato trovare il momento dove venivo chiamato e soprattutto avere la possibilità di andare, visto che sono sempre in giro per l'Italia e per l'Europa. Vi lascio tutti i link dei miei social qui sotto in descrizione, Instagram, Twitch e tutto il resto. Mi raccomando, iscrivetevi perché è importante, perché appunto su Instagram metto aggiornamenti live su gare, mica gare, eventi e tutto il resto. Twitch inizieranno le live, ho finito adesso lo studio qui sotto casa, appena tornerò dai test con la Pirelli inizieremo a fare qualche test. Se guardate i video ma non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, basta solo un bel click qui sotto, e come al solito gas, e ci vediamo al prossimo video.